We're Nicki and Carlo and we live in Positano, Italy, except we also just bought a house in Tuscany, which we're currently renovating, so we live there too. Join us as we turn this house and olive grove into a dream home and get to grips with living in two different parts of Italy. You're not supposed to be here. Today it's a big hunting day. It's Saturday. There's one of the hunting dogs just come to say hello. They're all over the valley. There's a hunter. They're all dressed in orange, so they're quite easy to spot. There's one over there. There's one who literally just appeared here in our archway. There was another one walking through our olive grove. You can hear them shouting all around the valley, and they're hunting for wild boar. They can hunt on Wednesdays, Saturdays and Sundays here. This dog is kitted out with he's got a little antenna. I think you're supposed to go where people are calling you. But yes, very, very weird that they can just wander onto our property, and he was perfectly happy walking around the olive groves and just hanging out here in the archway, watching. I can see another one actually over there on the other side of the valley. And they're just allowed to wander around anywhere. There don't seem to be any restrictions. I think the rule is if your land is not completely fenced off, they can come onto your land and hunt. What I mean is, he was standing there and I walked out because I heard his walkie-talkie. He's got walkie-talkies to get in touch with each other across the valley, and I heard the walkie-talkie and thought, what on earth is that? So I walked out with a giant carrot in my hand and I said, yes, can I help you? And he said, no, we're just hunting. There's 5 teams of us in the valley today. And I said, okay, so in my garden? And he goes, no, we're all over the valley. And there was no sort of like, oh, apologies for being in your property, nothing at all. He totally felt that he had the right to be here. And I sort of said, well, as long as you don't shoot my dogs. Because of course we wouldn't do that. And then I asked, is it you guys who've been lighting little bonfires around our property? Because we found 2 or 3 little bonfires further down in the woods, like right on the pathway, like always in the middle of the pathway where the pathway splits into 2 or 3 different directions. We keep finding very small little bonfires. He said, no, we wouldn't do that. Hunters wouldn't like bonfires. That would scare away the wild boar. So I presumed it was them, but it's not. So now we're really curious as to who is coming onto our land and making very small bonfires. Very, very weird. It has been 4 days since Carlo got his digger. And that's 4 days that I have been home alone while he's been off in the woods digging or whatever he's doing down there. So I thought, if I can't beat them, join them. So I'm going to go down and give him a hand. I seem to have left my favourite woolly hat in England and my other favourite woolly hat in Positano. So this is the only one that I've got that stays on my head properly. Sì, ho iniziato a strappare via questi ceppi. Ok, adesso è il tuo momento di provare, dai, sarà eccitante. Yay, I can't wait.
Allora, come si va avanti? Sì, ma non così violentemente, lo devi fare dolcemente, amore, così, piano piano, via, come se stai muovendo il mouse di un computer, ok? Ok. Ok, con delicatezza. Così vai avanti. Se vuoi andare indietro, li sposti tutti e due indietro. Se vuoi girare a destra, muovi solo uno. Dove? In avanti e vai in avanti. Se lo giri all'indietro, vai indietro di qua. Capisci? No. Ok, whatever. Vai. Go ahead. Sì, vabbè, ma se lo vuoi portare devi capire la spiegazione. Poi vabbè, inizi a fare lentamente e capirai. Come si alza il braccio? I haven't got a clue. What's these going to be? That, or that, or that, or that, or that. I don't know. Metti giù quello, per favore. Come metti giù? Così stai Ah. giù. Ok. Con questo vai a destra o a sinistra. With what? Gira tutto la torretta, gira tutto questo, ok? Compreso il braccio. Okay, so now we're moving this. Sì, First of all, we're moving that. Now we're moving this. Ma lo sai come funziona l'escavatore o no? No, Carlo, I know how makeup works. I know how food works. Ma l'hai mai visto un escavatore muoversi? Yeah, but I don't study it. Ok, ok. Have you ever seen a lipstick move? Have you ever studied how it works? Senti, ma vuoi portare l'escavatore o no? Se non vuoi portare, Not non really, ti spiego but niente. go on. Dai, allora, con questo vai a destra, con questo vai a sinistra. Questo gira, non tutto. Solo la torretta, solo dove sei seduto. Tieni presente se sei seduto su una sedia girevole. Yeah, ok? okay, all right, fine. Ok, yeah. sei in un ufficio. Yeah. Quindi questo giri verso destra e questo giri verso It's an sinistra. ejector button. No, questo bottone è per mettere una seconda velocità quando cammini, ok? Quando spingi questi in avanti. don't Non need ti non lo devi premere, ok? Non devi premere Ok. niente che non devi premere. Okay. Ok, con questo giri, con questo quando vai giù abbassi quel braccio lì, quello davanti, e questo lo tira su. Questo va giù e questo va su. Ok? Molto semplice. Con questo invece, quando lo tiri su, va su questo pezzo di braccio, perché vedi che è snodato, Yeah. è come, sai, questo e questo. Capisci? Cioè, tipo così. Am I supposed guarda, to remember all of this? Guarda, fai Yeah, così e okay, così. yeah, but I'm not going to remember it all. Ok, con questo qui, quando lo tiri su, tiri su il gomito. Ok. Ok? Quando vai giù, abbassi il gomito. Quello lì, quando vai giù, l'avambraccio va su. Cioè, quando va giù, lo tiri giù. Quando va su, lo tiri su. È semplice. Poi, per quanto riguarda il cucchiaio davanti, la benna, il cucchiaio. Yes, Ok? the spoon. Spingi la leva verso giù, ti faccio vedere che cosa fa. Fa questo. Tira verso su, fa questo. Ok? Va bene? Hai capito per adesso? What does that do? Questo è per quella cosa davanti Alright. là. Serve per stabilizzarti. Is No. there something that I can not Ok. have to worry about? Ok, tutto il discorso è che tu arrivi vicino a un piccolo tronchetto lì, quello in mezzo, arrivi lì, butti giù questo, nel senso che ti solleva un po', così è più stabile, e poi provi a spostare il braccio e fare questa manovra. I don't want to! Adesso lo devi accendere. Hai visto dov'è la chiave? Here. Sì? Allora, There's also a windscreen wiper button. ok. Where does that go? There's no window. Quella è per la versione con la cabina, questo non ce l'ha. Ok, devi spingere la chiave verso dentro e poi girare a destra. Yeah! Bravissima! Adesso tira su quella leva lì che alza un po' questo, non quella, l'altra. Tira su quello, si alzerà la lama a terra. Brava, basta, ok. Adesso se vuoi andare avanti, accelera un po' prima, l'acceleratore è alla tua sinistra. Giù. Vai, accelera un po'. Un altro pochettino. Ok, adesso se vuoi andare avanti, spingi le due leve. Ok. Adesso butto giù di nuovo la lama.
Un altro po'? Spingi, spingi. Si deve sollevare, ok. Un altro pochettino, dai. Adesso prova a muovere il braccio, dai. Piano, lo devi muovere non a scatti, amore, delicatamente. Ecco. Devi dare un po' di gas, sei un po' troppo al minimo. Accelera un po'. No, questo non cammina più veloce, non si muove. Vai. Ecco. Adesso prova a spostare il braccio in avanti e prova a togliere quello. Lo spingi in avanti, scusa. Ecco. Ok, devi andare un po' più vicino, dai. Devi andare più vicino che non... No, devi tirare sulla lama. Vai, tiralo su. Non succede niente, non ti preoccupare. Vai più avanti. Vai più avanti. Magari gira un po' verso qui, no? No, non con quello, con quelle due leve davanti. Le leve davanti. Tutto il contrario, amore. Quale vuoi togliere? Ecco, girati così. L'altra leva fa questo. Apri il cucchiaio, brava. Adesso vai giù. Piano, dolcemente, amore. Piano piano. Avvicina un po' il braccio. Adesso tira la leva a sinistra verso di te. Ecco. Vai. Vai. Ok, prova di nuovo, fai la stessa cosa. Torna giù. Va bene per adesso. Ok? Over the last few months, we've been showing you the rebuild of our friend's barn, from a dangerous ruin that they had to knock down to a 3-bedroom rental property. Podere della Loro is a lovely guest house with 3 other rental apartments. In a way, it's the perfect example of what I originally hoped to create when moving to Tuscany, which is probably why I visit so often. Okay, let's see how the barn is coming along. Good morning from a very, very wet, soggy and misty Tuscany, and pretty cold as well. I am at Claire and Andy's at the moment, and the barn has pretty much been finished. In fact, over the last couple of weeks over New Year, people have even been staying in it, and it's got furniture in it. Last time I showed you was quite a while before Christmas, I think, and the kitchen was in, but that was it. There was a couple of pieces of furniture waiting to be put together, but now it's been used for the last couple of weeks, and I'm going to take you around and show you. It's not 100% finished. The outside patio needs to be tiled still. There's a door frame missing inside, and there's some shelves missing and stuff, but you can really get the idea of how lovely and cozy it's going to be when it's all completed. Here we are. Now I'm just going to make this a little bit wider. So this is the finished main room, and it looks so cozy. It's so lovely. The table expands so it can seat up to about 10 people, and the sofas are very cozy and comfortable. And then there's a fully equipped kitchen here, which is really nice. The view from the front will eventually be a lovely terraced rookery and garden, and there'll be a table and chairs out there, and there won't be cars parked outside either, because the cars will be somewhere else. Through the back of the main room, we've got the first bedroom, which is not quite finished yet. It needs a chest of drawers and some bits and pieces to finish it off and make it more homely. But it has a lovely big window which looks out across the back garden and the pool area. And its own ensuite bathroom just through here. Which is again not quite finished, we need some shelves in here and some storage areas as well. And a curtain on the window. And it's got a lovely big walk-in shower. It's been really interesting to see it slowly come together over the last year, from a decrepit, crumbling old barn with a massive hole in the roof
to be knocked down to a big pile of rubbish, to then rise up from like a phoenix, just rise up brick by brick. And every time we've come over, there's been more and more until it's turned into this lovely, cozy home. And it's ready for rental. So if anybody's interested in coming to stay here in the summer, I'll leave all the links for their website below. This area of Tuscany is a great place to base yourself because I've heard it being called the 40-minute zone. So basically, within 40 minutes to an hour from here, you've got so many places of interest to visit. For example, you have Pisa Airport is half an hour away. Florence Airport is about an hour. And then to visit, you've got Pisa, Lucca, Livorno, Florence, Chianti, San Gimignano, Volterra. They're all within an hour or less from here. If you want to go a little bit further, an hour and a half drive, you can get to Bologna, you can get to Viareggio, you can get to Siena, and there's so many places that are just easy to get to. Obviously, you're going to need to hire a car to do all of that, but it's just a really, really handy area. And yes, you're in the proper rolling Tuscan hills in the countryside, surrounded by olive groves and grapevines, lots of nice walks to do, beautiful sunsets. And it's a really great area. And this is why we chose this area to base ourselves as well, because it just made sense. Upstairs, we've got 2 more bedrooms, both with ensuite bathrooms. This is the back bedroom, missing its mattress still at the moment. And there's a couple of things need to be done still. And again, bathroom. The bathrooms are all very similar. This one's quite a big, spacey one. Still missing some shelves and some units, but it's there. Overlooking the pool. Obviously there'll be some sort of curtain here. It's important to look out the window. This is one of the things that I forgot when we were house hunting. I completely forgot to look out the windows in all the rooms of the house the first time we saw it. And I had to wait 6 months until the next time we went back to be able to see what was outside the windows. So now I make it a point, wherever I go and check what the view from the window is. And through to the other bedroom, which is my favourite because I love this bed. Here we have a beautiful 4-poster bed that would not fit in my room because of my sloped ceilings, which is a real shame because if it would fit, I would probably be out buying one now. I love it. You could drape all sorts of like gauzy curtains around it or big red heavy drapes, whatever you wanted. But this room is lovely. It's got a little sofa here, which is perfect for sitting and looking at the view out the window on a nice day. So horrible out there today, but you could sit here and read your book with the windows open. You've got the balcony there, maybe a little footstool. Carla's down there. Hello. Hello. Nearly finished. And there's a few more bits of furniture need to be put in this room as well, but here is the ensuite bathroom for this room. Again, not quite finished, missing some shelves. I stayed in a hotel in Luang Prabang in Laos once for a week with my brother, and to me it was so obvious that the hotel rooms had been designed by a man and not checked over by a woman, because there was nowhere to put my makeup bag or my little, cosmetics bag. There was nowhere where you could dry your hair and look in a mirror. The nearest plug was nowhere near a mirror, so I couldn't dry my hair and look at what I was doing. And there was nowhere to put makeup or anything. So I always check if I'm doing a room or if a friend's doing a room, and if I notice that there's nowhere to put a makeup bag or just to put little things, like women-y things. Not saying that Claire forgot to do that. It's still a work in progress. As I said, we're still getting it, but there will be places to put things all around the house. Anyway, it's now open for bookings, so I'll leave all the links in the description box down below. Storage is something we don't have much of in this house. There are no inbuilt cupboards or shelves, no walk-in wardrobes or attic space. So far, we've made do with spare chairs, corners and a few IKEA clothes racks. Back in September, I started drawing up plans, on the bedroom wall that is, for some storage space under the eaves. But somehow we never got around to doing anything about it.
Now, in the depths of winter, we're having a rainy period, which seems like the perfect time to try and do something about those shelves we so desperately need. Perché c'è il coso qua che è rotto, capisci? Un millimetro in più. 5. Dicevo 2,5 m. Questo è lo scalino e poi qui vengono 1, 2, 3, ok? Quindi 3 devono venire, 3, 6. Giusto per farti capire, in questa foto che tu mi fai vedere, questi sono dei pannelli unici, ok? Sì. Che noi non abbiamo. Sì. E se vogliamo farli uguali, dobbiamo andare a comprare questi pannelli abbastanza larghi, Sì. ok? Almeno da 80 cm, per almeno 1,35 per arrivare fino al soffitto nella parte più alta. Giù c'ho tutti quei perlinati che abbiamo usato per fare le chiusure dei muri, centimetri. E ce l'hai abbastanza per fare tutto? Sì, penso proprio di sì. Il discorso è che io questi qua li posso mettere così in piedi, i piani, devo mettere un pezzo di legno qui e un pezzo di legno qui, un pezzo di legno qui e un pezzo di legno qui. Non penso che verrà brutto, perché almeno ci posso provare. Posso provare a fare quello lì che è più piccolino e poi tu mi dici se ti piace o no e poi continuiamo con l'altro? Visto che con il tavolo giù dove c'è il legno, io non ti ho dato fiducia, però è andato bene. Vabbè, tu non mi dai mai fiducia, amore, questo è il problema. Sì, perché quando fai il disegno così sembra bruttissimo. Chi mai ha visto una mensola così, con i pezzi di... sai? Io ti sto facendo vedere. No, ma quando mai? Allora, molte mensole hanno il sostegno sotto. This is not nice, Cindy. Ora, Ollie. Che sì, sembra non carino, però una volta fatto, ok, ma sto anche pensando se metto questa fascia qui per mantenere qua, vabbè, mi ci verrà mano a mano che faccio, poi mi viene l'idea, ok? Perché quando inizio a fare queste cose io ho bisogno, diciamo, un input, qualcosa da disegnare, poi quando lo vado a fare gli apporto delle modifiche perché non è così semplice. Non sarebbe meno lavoro andare a comprare pezzi di legno già fatto Sarebbe meno lavoro, ma sarebbe più soldi. Che me ne faccio di quella legna che sta giù? Che noi avevamo pensato di fare la doppia parete dall'altra parte. Mi è avanzato un sacco di legna che poi non abbiamo fatto più. Quindi c'è. Okay. È legna che sta lì. Che sì, sta all'asciutto, non marcirà per adesso, però è disponibile. Sì, ma potremmo usare quello per tutte le mensole, magari. Sì, sarebbe d'aiuto di fare almeno i pannelli così, ce ne vorrebbero però... Ci vuole 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ti preoccupare, lasciami fare a me, fammici ragionare, ok? Su quello che devo fare. Hello. Hello. Questo è il legno di cui ti parlavo, quello che hai pensato Sì. l'altra volta. Adesso voglio prima calcolare se tutto questo legno basterà, perché se non basta è inutile iniziare il lavoro e poi, perché sennò poi verranno due mobili diversi e questo non deve succedere. Ok. Mi devo calcolare se questo basta. Io pensavo che le assi erano di 4 metri, invece sono di 3 metri. 15. 1, 2, 3. No, sotto non è nemmeno quello, cazzo. Ma anche qui è la stessa.
Allora, sono 5 e 5, 10 e sono 20 più queste, no, e che basta, cazzo. Io pensavo che almeno là sotto ce n'era un altro, invece no. Boh, we buy the side bits, compriamo i lati, per i pannelli larghi. Ma devono essere di abete, perché tu poi li puoi pitturare, quindi... Sì, qualsiasi cosa. Se no a questo punto forse vale più la pena di fare tutto uguale. Guarda qui. Questi sono troppi. Sono cose. No, alla fine questo non basterebbero nemmeno per fare i ripiani, quindi non c'è nessuna chance di fare le pareti laterali. Ok, well we'll have to go and buy some wood then. Per il momento dobbiamo aspettare, perché purtroppo non possiamo nemmeno andare a prendere la linea, perché la nostra Suzuki si è rotta e non penso che vale la pena ripararla. Il meccanico ha brutte notizie riguardo a questo, dice che il motore è completamente andato e servirebbero un sacco di soldi per ripararla. E forse è troppo vecchia e non ne vale la pena. And we don't have enough space in the Audi and we don't have a roof rack on the Audi, so we can't buy the wood. Sì, quindi o compriamo il legno e ce lo facciamo mandare, o aspettiamo, compriamo una nuova auto, mettiamo su un bel portapacchi e andiamo a prendere la legna, quindi ci vorrà un po' amore, mi spiace. Okay. We bought the Suzuki right at the beginning of our Tuscan adventure 2 years ago. It was very cheap as it already had over 250,000 kilometres and was nearly 20 years old. We knew it might not last long, but we hoped it would last longer than this. But it's been leaking a lot of oil for a few months now. Recently, it's had various other problems, and the cost of fixing it all is nearly equivalent to what we paid for it. So, we've started to look for a not so cheap, but not too expensive replacement, something that will hopefully last a bit longer and be less problematic. We've already had a few test drives.